Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Uno dei video che preferisco fare è il video Parla come un italiano. È un video che mi diverto un sacco a preparare perché ogni volta che io lo preparo e decido quali espressioni voglio insegnare, mi rendo conto davvero di quanto sia vasta e meravigliosa la lingua italiana. Non solo la lingua italiana ovviamente, ma anche tutte le altre lingue del mondo. Ma devo dire che la lingua italiana è particolarmente variegata e ricca di espressioni interessanti. Ho già fatto 2 video di Parla come un italiano. Lascerò il link in descrizione nel caso in cui voi voleste vederli. Per chi invece fosse qui per la prima volta, vi spiego di che video si tratta. Si tratta di un video dove io vi insegnerò delle espressioni che noi italiani utilizziamo comunemente. Sono però espressioni che non si possono tradurre letteralmente. Per ogni espressione vi dirò il significato, vi darò la traduzione in inglese e faremo un esempio. Dunque, se siete pronti per iniziare, cominciamo! La prima espressione è andare a gonfie vele. Questa espressione viene dal mondo nautico e si riferisce ad una barca che naviga con il vento a favore, che è una condizione ideale per chi è per esempio un velista. Nella vita di tutti i giorni noi utilizziamo questa espressione per dire qualcosa di simile. La usiamo per dire che qualcosa sta andando molto bene, con risultati e senza ostacoli. Che rende parecchio e mi va a gonfie vele. Per esempio, la nostra attività va a gonfie vele. La nostra attività va a gonfie vele. La terza espressione è cadere dalle nuvole. Questa forse si può indovinare e si può capire a che cosa si riferisce. L'espressione cadere dalle nuvole si utilizza per dire che siamo sorpresi da qualcosa che noi non ci aspettavamo. È come se una persona fosse distratta o inconsapevole di qualcosa e poi improvvisamente questa persona cade dalle nuvole perché scopre un'informazione o una notizia che non si aspettava. Uffa papà, cerca di non cadere ogni volta dalle nuvole. Non mi fare quella faccia di quello che è caduto dalle nuvole. E adesso fanno finta di cadere dalle nuvole. Per esempio, quando le ho detto del matrimonio, Sonia è caduta dalle nuvole. Quando le ho detto del matrimonio, Sonia è caduta dalle nuvole. Significa che Sonia è rimasta particolarmente sorpresa da questa notizia che non si aspettava minimamente. La prossima espressione è prendere qualcosa alla leggera. Questa anche forse possiamo intuirla dall'inglese. Normalmente usiamo questa espressione quando decidiamo di affrontare una situazione senza darle la serietà o l'importanza che merita. Lo usiamo per esempio quando vediamo una persona che decide di affrontare una situazione senza pensarci troppo, senza pensare alle conseguenze. Alcune volte questo comportamento può essere positivo, ma se la situazione è una situazione che richiede serietà, allora in questo caso prendere qualcosa alla leggera non è positivo. In base al contesto in cui lo utilizziamo, può avere una connotazione più positiva o una connotazione più negativa. Normalmente però si usa con una connotazione un po' più negativa. L'adulterio non è mica una cosa da prendere così alla leggera. Per esempio, Davide, non prendere questo problema alla leggera. Davide, non prendere questo problema alla leggera. Una persona sta dicendo a Davide che deve affrontare questo problema con più serietà e con meno superficialità. Continuiamo, la prossima espressione è andare in fumo. Questa espressione si usa quando qualcosa finisce male. Per esempio, se noi abbiamo un progetto su cui abbiamo lavorato e nonostante gli sforzi fatti, questo progetto non va bene, non va da nessuna parte, allora significa che il progetto è andato in fumo, ovvero non ha portato a nessun risultato concreto. Lauretta, il compleanno è andato in fumo. Sul capitale se ne va in fumo. Milioni andati in fumo. Se avessero riconosciuto che l'impianto era pericolante, il loro affare sarebbe andato in fumo. Per esempio, tutti i suoi sforzi
sono andati in fumo. Tutti i suoi sforzi sono andati in fumo. La prossima espressione è mettere il dito nella piaga. Questa è un'espressione che usiamo quando qualcuno sta richiamando attenzione su qualcosa di spiacevole o di doloroso, con il risultato, ovviamente, di creare maggiore disagio e maggiore sofferenza. Penso che sia capitato a tutti di parlare con una persona che prova a rimarcare un po' una situazione che per noi è stata difficile. Non vogliamo ovviamente pensare a qualcosa che ci ha dato sofferenza. Facciamo una frase. Ho già capito di aver sbagliato, non mettere il dito nella piaga. Ho già capito di aver sbagliato, non mettere il dito nella piaga. In questo caso, per esempio, io sto parlando con una persona che probabilmente mi sta ricordando un errore fatto in precedenza. E io gli dico semplicemente: non mettere il dito nella piaga, proprio per dire non voglio più pensare a questo, non ricordarmelo. Andiamo avanti con la nostra prossima espressione, che è rimanere di stucco. È un'espressione che usiamo quando vogliamo indicare una sensazione di totale sorpresa o incredulità, come se una persona rimanesse immobile senza parlare, esattamente come una statua di stucco. Lo usiamo in una situazione in cui una persona rimane particolarmente colpita o incredula di fronte a qualcosa che è successo. Facciamo un esempio. Quando ho visto il prezzo dell'auto sono rimasta di stucco. Quando ho visto il prezzo dell'auto sono rimasta di stucco. In questa frase significa che il prezzo dell'auto era così alto o così basso che mi ha lasciata completamente incredula oppure confusa, proprio perché non me l'aspettavo. Passiamo alla prossima espressione, che non è particolarmente carina, ed è essere una palla al piede. Questo si usa quando parliamo di una persona che con il suo comportamento o con le sue necessità diventa un po' pesante, diventa in alcuni casi anche un ostacolo per gli altri. Palla al piede è un'espressione che richiama l'immagine di un prigioniero che viene rallentato o appesantito da una palla di piombo legata alla caviglia. Un'immagine usata metaforicamente per dire che qualcosa impedisce di progredire. Si può sapere se è ancora al ristorante o sei con la palla al piede? Per esempio, se una persona decide di continuare gli studi dopo l'università, ma sa che la famiglia non ha le capacità economiche per aiutare la figlia o il figlio a continuare i suoi studi, in questo caso la persona in questione può dire: non voglio essere una palla al piede per la mia famiglia. Non voglio essere una palla al piede per la mia famiglia. Significa non voglio essere un peso per la mia famiglia. Terminiamo con l'ultima espressione, che è fare il passo più lungo della gamba. Possiamo probabilmente indovinare il significato di questa espressione. Questa è un'espressione che usiamo per dire che vogliamo intraprendere un progetto che va al di là delle nostre capacità o delle nostre risorse. Con questa espressione stiamo dicendo che c'è un rischio di fallire perché stiamo andando oltre i nostri limiti. Che hai fatto il passo più lungo della gamba! Per esempio, spero di non aver fatto il passo più lungo della gamba accettando questo lavoro. Spero di non aver fatto il passo più lungo della gamba accettando questo lavoro. In questo caso stiamo indicando un dubbio, proprio perché non sappiamo se noi effettivamente abbiamo le competenze per affrontare questo lavoro. Quindi abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Stiamo quindi dicendo che stiamo intraprendendo qualcosa che supera le nostre capacità o le nostre risorse. Abbiamo finito qui con il video di oggi. Conoscevate già queste espressioni? Fatemelo sapere nei commenti. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video e se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!